tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un video molto interessante fatto dal vostro argomento preferito ragazzi. Indovinate un po' i moduli che su sto gioco ci porta veramente a cambiarli ogni 3x2, quasi ogni partita delle volte, ma purtroppo conosciamo un po' le dinamiche del gioco che spesso sono come il meteo variabile. Sono facilmente variabili, nel senso che una partita funziona, la partita dopo purtroppo smette di funzionare e di conseguenza dobbiamo adeguarci. E provando ho trovato un modulo molto carino con una tattica secondaria annessa, quindi mi raccomando guardate tutto il video per capire di che cosa sto parlando e soprattutto poi fatemi sapere nei commenti se vi piace e eventualmente se l'avete provato come vi state trovando. Prima di andare avanti vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo e passando al link in descrizione supporterete il canale, quindi io vi dico veramente grazie se lo fate. Inoltre vi ricordo anche sempre della campagna abbonamenti, sono aperti ormai già da un po' di tempo e questi fanno sì che abbiate accesso a dei video diciamo personalizzati, non mi veniva la parola, dei contenuti personalizzati che chiaramente sono riservati solo a chi farà l'abbonamento. Senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo subito a vedere il nostro amico schema di gioco. Eccolo qui ragazzi, un 4-1-4-1. Fondamentale ragazzi, prima di andare ad analizzare ricopiate esattamente le stesse identiche posizioni se volete che giri come sta girando a me. Chiaramente ognuno di noi, come dico sempre, ha il proprio stile di gioco, ha il proprio modulo meta, ha i propri giocatori preferiti. Questa è la mia disposizione per come attualmente mi sto trovando bene io. È capace che poi la modifichi pure io e comunque voi quando andate a provare cercate di personalizzarlo anche magari secondo le vostre caratteristiche e le vostre esigenze, perché per dire voi magari preferite un ala prolifica anziché un taglio al centro e quindi chiaramente andate a mettere quella tipologia di giocatore. Però vi dico che con questo modulo io mi sto trovando bene con questi giocatori, quindi Petr Cech in porta ragazzi è un mostro, non c'è nemmeno da parlare, insomma se avete lui usate lui, va bene eventualmente anche un Courtois, un Seaman, un Ter Stegen, insomma ci sono diversi portieri forti, Can per chi gli piace, Casillas, idem, però ragazzi secondo me Cech è senza se senza ma il più forte in assoluto, cioè quando trovi lui anche da avversario ho notato che fai molta più fatica a fare gol, nonostante adesso ci sia facilità attualmente nel gioco nel far gol, lui ragazzi è veramente uno di quelli che ti chiude ogni singolo spazio che può esserci nella porta. Quindi poi ragazzi in difesa sempre io vi consiglio uno sviluppo o terzino difensivo che funge un po' diciamo da sviluppo, comunque come in questo caso Maldini, se non avete lui va bene anche un Van Dijk, va bene un De Ligt, l'importante ragazzi che siano fondamentale veloci ragazzi. Su questo nuovo gameplay ragazzi la velocità diventa fondamentale perché chiaramente il gioco è diventato più veloce, gli attaccanti sono diventati dei fulmini, sono delle saette. Se noi abbiamo dei giocatori in difesa che sono lenti non li prenderemo mai, già facciamo fatica quando sono molto veloci perché comunque hanno altre stats, chiaramente loro sono magari molto più fisici più che giocatori di gamba come può essere un Mbappé o un Salah, però allo stesso tempo devono essere veloci perché appunto per questo devono compensare un po'. Incontrista ragazzi, Nesta, io uso lui, anche lui l'ho fatto molto veloce, come potete vedere gli ho fatto una build molto veloce. Se non avete lui usate va bene anche un Rudiger, il primo che mi viene in mente che è velocissimo, ma chi ha vinto questa carta ragazzi? Veramente Mickey Van den Van, non so come si dica bene, ma comunque ragazzi 93 di velocità, può fare anche il terzino sinistro. Lo preferisco da centrale, ho già testato da terzino ma non mi piace, o comunque molto più forte da difensore centrale ragazzi, è velocissimo, fisicamente è top, cioè ragazzi 1,93 di altezza, comunque contatto fisico c'ho 86,
un bel colpo di testa, una bella carta, veramente una bella carta. Questo ragazzi è dei pozzi questa settimana. Poi ragazzi, quindi poi andremo a vedere la panchina. Terzino destro vi consiglio un terzino difensivo o comunque un frontale extra eventualmente. Io ho terzini difensivi, ne ho diversi, però mi sto trovando bene con Koundé. Questa versione tra l'altro abbastanza vecchiotta, ma comunque è sempre molto funzionale, molto veloce e mi piace. A sinistra ragazzi metto Costa Curta. Questo giocatore dovremmo avercelo tutti ormai, io l'ho maxato così, molto veloce anche lui. Chiaramente se avete un terzino difensivo a sinistra mettete Costa Curta a destra e quel terzino lì lo mettete a sinistra. Mediano ragazzi, io utilizzo Patrick Vieira perché secondo me è il più forte, se non uno dei più forti in assoluto mediani che abbiamo su questo gioco. Lui se la può giocare con Davids, con Makelele, ma sono 2 o 3 veramente i mediani forti di questo gioco. Parliamo chiaramente magari di incontristi onnipresenti, se parliamo di collanti o comunque tra le linee, però in generale ragazzi, facciamo un discorso in generale, Patrick Vieira è uno dei mediani più forti del gioco. Anche lui velocissimo, grande difesa, buon controllo palla, una carta completa ragazzi. L'importante però, come potete notare, a tutti la velocità ragazzi. La velocità è diventata fondamentale, cioè proprio i giocatori lenti ormai questo gioco ragazzi dobbiamo eliminarli, dobbiamo metterli via in tribuna, farli star lì a guardare le partite vicino al mister, perché ragazzi non rendono più, cioè la squadra ormai deve girare con la velocità. A destra ragazzi, a destra io ho messo un taglio al centro, velocissimo anche lui, grande tecnica, lui ho avuto la fortuna di vincerlo, ma va benissimo anche un altro taglio al centro, se avete un Messi, se avete un Salah, se avete un'altra tipologia di giocatore, insomma va bene anche un altro giocatore, lui a me piace tantissimo. Poi qui ragazzi fondamentale, qui ragazzi dovete metterci 2 attaccanti di rientro. Questo Messi è forse il Messi più forte del gioco, quindi io l'ho maxato così, velocissimo, guardate ragazzi, in posto stretto 103, contatto fisico 88 ragazzi, cioè tiene botta veramente ai difensori che sono il quintuplo di lui e riesce ad andarsene, quindi molto veloce. Alexis Sanchez un po' riprende la sua carta, chiaramente in proporzioni ridotte, comunque molto veloce, una buona tecnica, contatto fisico lui chiaramente non è forte come quel Messi, però comunque è un giocatore che mi spezza le partite, quando entro comunque delle volte fa quelle sue accelerazioni interessanti. A sinistra ragazzi invece metto un'ala prolifica, perché cerco di alternare, quindi ho messo, come potete vedere, un'ala prolifica a sinistra e un taglio al centro a destra. Potete anche invertire, fare le due cose diverse, potete anche se volete alzarli a esterni, però a me piace il fatto che il CLS e il CLD tornino anche ogni tanto comunque a dare una mano a centrocampo. Stessa cosa che faranno anche Alexis Sanchez e Lionel Messi, che comunque ogni tanto tenderanno a fare dei finti trequartisti per ricevere palla e mandare Mbappé invece, che è prima punta, opportunista, velocissimo e ragazzi che dovrà soltanto andare a fare gol, perché spesso e volentieri con questa disposizione, comunque attirando a sé i 2 difensori centrali che sono quegli avversari, appunto Messi e Sanchez, li attireranno verso di loro, Mbappé si troverà spesso e volentieri da solo davanti quindi al portiere o comunque con un varco aperto per sfruttare tutta la velocità che ha Mbappé, che chiaramente è un giocatore stratosferico, fortissimo, finalizzazione 92. Se non avete questo Mbappé va bene anche un'altra versione di Mbappé, se non vi piace Mbappé, non avete nessun tipo di Mbappé, va bene un altro opportunista, comunque basta che sia veloce, abbia una buona finalizzazione. Se avete anche il Rummenigge, ad esempio Shevchenko, va benissimo, poiché sono giocatori comunque un po' che ripercorrono questo tipo di questa tipologia di giocatore, che siano forti soprattutto anche nel colpo di testa ragazzi. Questo Mbappé un po' pecca da questo punto di vista, infatti con lui cerco magari di fornirgli più cross rasoterra o comunque a mezz'aria, perché Mbappé di testa, questo Mbappé fa un po' fatica. Quindi niente, ho analizzato tutto ragazzi. Qui ecco Denilson, se non avete lui va bene anche un altro CLS, un Dembélé, un Ansu Fati, insomma un'ala prolifica molto molto veloce ragazzi. L'importante è quello, devono andare quando sono in profondità, che
vengono lanciati, ragazzi, devono essere dei fulmini nell'andare a prendere il pallone, perché si possono aprire varchi interessanti per liberare poi, ripeto, Mbappé come prima punta. Alternative, possiamo mettere qui ad esempio un mediano collante, va bene anche lui. Possiamo metterci qui magari un trequartista e una seconda punta, magari ecco un trequartista regista creativo, o eventualmente anche giocatore chiave se invece vogliamo che faccia il movimento a buttarsi. Possiamo anche fare un'altra cosa, possiamo anche fare una cosa del genere, ragazzi, cioè metterci magari una punta attaccante di rientro e la seconda punta, che questo Mbappé io gli ho dato la posizione quindi lo può fare, la seconda punta invece opportunista, e così creerà un movimento quindi in contrario, perché ci sarà la punta che tenderà a rientrare mentre la seconda punta che tenderà a inserirsi. Molto molto interessante. Io queste sono piccole cosine che magari metto a partita in corso, come il fatto ad esempio magari qui di mettere due esterni, no? Se proprio voglio attaccare ancora di più, che voglio rendere una squadra iperoffensiva. Però ripeto, ragazzi, secondo me è meglio partire più bilanciati, quindi con una sistemazione così, con i due attaccanti di rientro che vengono a prendersi palla in zona centrocampo, la nostra punta che va bella in profondità in avanti. Poi, ragazzi, istruzioni individuali semplicissime. Io do il difensivo sul frontale extra, perché comunque il frontale extra, ricordiamoci, tenderà un pochino ogni tanto a andare in giro per il campo a cercare la palla. Il difensivo sul mediano, ragazzi, è fondamentale, dateglielo anche voi, a meno che non mettiate un collante, ma io glielo darei comunque anche a lui, perché a centrocampo, ragazzi, abbiamo solo un uomo fondamentalmente, cioè abbiamo un unico mediano, non abbiamo due mediani, quindi lui è fondamentale che stia lì, cioè lui deve stare fermo lì e far da filtro, perché altrimenti, ragazzi, non abbiamo centrocampo, cioè diventa una squadra rotta, diventa una squadra che è tutta attacco e quattro difensori poverini che devono star lì a fare i salti mortali. Quindi, ragazzi, poi contropiede invece a Mbappé, che è la punta opportunista. Vi faccio vedere anche, ragazzi, la tattica secondaria. Preparatevi, perché fa un po' è simpatico, ecco, io l'ho definito così, un modulo simpatico, che voi mi direte ma come fai a giocare con un modulo così? Però, ragazzi, vi posso garantire, l'ho testato e comunque fa divertire, ecco, mettiamola così. Più che altro può creare scompiglio nella difesa avversaria, e andiamo subito a vederlo. Eccolo qui, ragazzi, questo è il modulo. Ripercorre un po' quella che è la riga dell'altro modulo, però disposta in maniera diversa. La difesa chiaramente rimane uguale. Mediano sempre Vieira, ragazzi, fondamentale di fronte alla difesa. Poi qui, ragazzi, come potete vedere, c'è sia una punta, o comunque volendo potete mettere anche una seconda punta, dipende un po' che movimenti volete che facciano gli attaccanti. E qui, ragazzi, però cosa succede? Che la punta tenderà ad accentrarsi, no? Tenderà ad andare verso il centro per andare a coprire lo spazio che comunque lascerà Messi in qualità di seconda punta, attaccante di rientro, tenderà a tornare verso il centrocampo. E Mbappé e Sanchez invece che proveranno a inserirsi quindi alle spalle di Messi. Ok, Sanchez anche lui è un attaccante di rientro, però, ragazzi, comunque l'abbiamo messo punta, quindi tenderà sì magari un pelino a tornare, ma anche ad attaccare comunque. Poi qui abbiamo messo un taglio al centro, quindi qualora Mbappé decidesse di allargarsi, comunque c'è Juli che tenderà a tagliare verso il centro, quindi andare verso Messi. Dall'altra parte, ragazzi, invece abbiamo messo altri due tipi di giocatori, come potete vedere. Abbiamo messo un'ala prolifica e un attaccante di rientro, quindi è capace che magari Sanchez vada a dare una mano a Messi nella fase di recupero del pallone, invece Denilson come ala prolifica che si butterà alle spalle quindi Alexis Sanchez, andando un po' ad aiutare, diciamo, a supportare Mbappé qualora decidesse di accentrarsi, per cercare di fare gol. Questo, ragazzi, è un modulo che sto testando, l'ho provato un paio di partite, lo devo ancora collaudare ufficialmente, però comunque quelle poche partite che l'ho provato era divertente. Ci ho fatto qualche goletto simpatico, qualche goletto carino, perché, ripeto, crea molto scompiglio nella difesa avversaria tutto questo meccanismo di tipologie di giocatori diversi. Messi, ad esempio, comunque ricordiamoci che come punta attirerà a sé gli avversari, quindi la difesa avversaria, di conseguenza la farà uscire, e un po' come dicevo nel modulo primario si terranno comunque a creare degli spazi per i nostri attaccanti.
Le istruzioni individuali, ragazzi, ho dato sempre le stesse: il difensivo a Vieira e il contropiede a Mbappé, ma io, ragazzi, a sto punto, se volessi meno gioco da parte di Sanchez, quindi che rientri, glielo darei anche a Sanchez. Potremmo fare anche una cosa del genere, quindi dove andiamo a dare proprio anche all'attaccante di rientro, andiamo un po' a nerfare, quindi diciamo no, stai più lì perché comunque ci servi in attacco. Possiamo anche fare una cosa del genere, ragazzi. Quindi niente, vi ho detto tutto. Con contropiede veloce, mi raccomando, provateli, perché secondo me sono molto divertenti. Si possono utilizzare anche con altri stili di gioco, sì, provatelo anche con contrattacco, con possesso palla va bene, perché ragazzi comunque, come potete vedere, è un modulo oltre che verticale anche molto orizzontale, quindi quello che piace al possesso palla, l'orizzontalità. E niente, ragazzi, anche sulle fasce, sì, è un gioco che potrebbe essere giocato per vie laterali, perché comunque abbiamo gli esterni, quindi però a quel punto vi consiglio magari di mettere più un attaccante forte di testa in avanti, quindi un Haaland, un Vlahovic, un Lewandowski, comunque uno che segni, un Benzema, uno che segni di testa, perché altrimenti facciamo pochissimi gol con Mbappé di testa. Passaggio lungo, sì, anche se è un tipo di gioco che non mi piace troppo, perché già col contropiede i giocatori si spingono molto in avanti, col passaggio lungo proprio ancora di più, quindi ve lo sconsiglio, però per chi lo usa comunque potrebbe essere interessante. Io lo uso con contropiede veloce, ragazzi. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, con che stile di gioco lo state provando, insomma, come vi state trovando in generale. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Talan. Ciao!